It's the time, amigo, let's go, let's go. We shall ride to the sun. Through prairies and mountains, let's go, let's go. Forward to the morning light. In the lilac forest, let's go, let's go. Golden women never sin. It's the time, amigo, let's go, let's go. Don't let your pal ride along. Ride along, ride along. Oh, amigo, through the night. Ride along, oh, amigo, to the sun. In life but for us, let's go, let's go. Golden women never sin. It's the time, amigo, let's go, let's go. Don't let your pal ride along. Ride along, oh, amigo, through the night. Ride along, oh, amigo, to the sun. Ride along. Ride along, amigo. Ride along. We shall ride to the sun. We shall ride to the sun. To the sun. Ride along. Oh, amigo, ride. Eric, ma la banca erano in 4, qui sono 2. Chissà se ce l'hanno loro indosso. Amico, insieme non ce la facciamo. Uno di noi deve restare qui a fare baldoria. Ok, comincia a dare le carte. Preparati al peggio, amico, perché con me tu perdi sempre. Non vorrei approfittare della tua mala suerte. Da le carte. Buono. Sì, Santana. Prometti. Chi di noi si salva farà fuori quei 2 fratelli Bart. Di accordo? Ma te lo dico col cuore in mano. Vattene. Mi sacrifico io, Marcos, per te. 2 carte. Ricordi quando attraversammo il deserto dopo l'assalto a quella banca? Ci rimaneva soltanto mezza borraccia d'acqua e ce la giocammo. Dopo ogni sorso io mi sentivo straziare vedendoti impazzire dalla sete. Sì, amico, me la scolai tutta. Perché il gioco è gioco. Io ti conosco, Santana. Non ne avresti accettata nemmeno una goccia. Per questo ti stimo e ti voglio bene con tutto il cuore. 2 carte. E io 3. Non spendete il fuoco! Ormai siete circondati! Se uscite con le mani in alto sarete processati legalmente dal giudice Parker! Vi do 3 minuti! Il giudice Parker. Non credo che sarebbe un giudice imparziale, caramba. Mi ha sorpreso nella stalla con la figlia. Quella dannata strillava come un'anatra. Perché? Doveva essere la prima volta che incontrava un vero uomo. Il vecchio ci rimase male, no? 3 donne. Ti avevo avvertito, compagniero. Fulviassi. Che te ne pare? Dammi 10 minuti. Ci vedremo a Piedras Negras, se la scamperai. Ma se non dovessi farcela... Tu sai dove posso trovare i Barton, dimmelo. E malediranno il giorno in cui quella cagna della madre li partorì. E così ti fregheresti anche i $100.000, eh? Oh, ma che dici? Tu mi conosci, Santana. Appunto perché ti conosco.
E da dove viene fuori questa carta? Oh, non crederai, spero, che abbia voluto barare con un amico. E in questa situazione, santa. Dovrei ficcarti una pallottola in testa. E sta bene, mi sacrifico. Tu puoi anche andartene. Non vi rimane che un solo minuto. Marcos, ora dai a me 10 minuti. T'aspetto io a Piedras Negras. E se non ti farei vivo? Ehi, Santana, ti ho mai parlato di Carmencita? Per me esistono solamente due tipi di donne. Una è Carmencita. E poi ci sono tutte le altre. Questo me l'ha regalato quando ci siamo conosciuti. Le promisi che sarei tornato. Già. E quando te lo regalo? Dopo essere stata violentata? Se entro 3 settimane non sarò a Piedras Negras, puoi riportarlo a Carmencita. E dille che le volevo bene. Buona fortuna. Tenía Diego el Tuerto un don particular. Uno dei due si è buttato nel fiume. Sotto, muovetevi! La luce va a Casperi ancora. Diego el Tuerto, dame un poquito más. Un amico mi ha incaricato di darvi questo. Marcos è stato ucciso. Diciamo che forse l'avranno beccato, era nei guai. Io ho 3 assi. Ah. Una scaletta. Non ho mai visto tanta fortuna. Ma non ce l'ha la musica? No, non ce l'ha. Mi serviva un bel orologio. Quello che avevo era di classe, col carillon. Questo non lo godrai per molto. Ne sei sicuro? Domani, quando ti impiccheranno, Io stesso te lo tirerò fuori dal taschino. E non me lo potrai impedire. Lasciami, bastardo! Potrei staccarti il braccio, ma non lo farò. E sai perché? Perché appena t'ho visto, ho pensato, Marcos, ecco un uomo capace di qualsiasi cosa per i soldi. C'è una cosa che farai gratis, ammazzarti. E faresti un grosso sbaglio.
Tu dimentichi che non avete recuperato i $100.000. Io so dove sono. La facciamo una società. Quello che non capisco è perché dobbiamo andare a Piedras Negras, se i soldi non sono là. Perché lì mi sta aspettando un uomo che sa dove trovare i fratelli Barton. È chiaro? Quello che è chiaro è che ti pianto una palla in corpo se cerchi di fregarmi. Puoi contarci. E poi a Piedras Negras c'è Carmencita. Una colomba, una goccia di rugiada sopra una rosa. Ci siamo, amico. Salve, Ignes. Carmencita, colomba! Dove sei, Carmencita? Sono io, Marcos! Sono Marcos, il tuo gattone! Dove ti sei cacciata? Carmencita! Carmencita! Ciao! Marcos, questa sì che è una sorpresa. Sì, vero? Santana, fratello! Ce l'ho fatta! Scommetto che non te lo saresti aspettato, eh? Beh, perdona la mia intrusione. Questo è Santana! Il mio cuore trabocca di allegria. Ero sicuro che ti avrei trovato qui. Qui? Ah, beh, non in questa camera, certo. Non nel letto di Carmencita. Mi aveva detto che ti avevano ammazzato, Marcos, che eri morto. E tu gli hai creduto. E per consolarti te lo sei portato a letto. Baldracca! Sono una donna onesta io! È lui che ha portato a letto me, vuoi saperlo? Hai sentito, Santana? Questa è buona! Sei stato tu a portarla a letto! Ehi. Come sei profumato. Già, Colonia. Beh, dai. E quello chi è? Ah, è Smith, vice sceriffo di Jacksonville. E che vuole? Vestiti. Detto, andiamo. Beh, ho dovuto tirarmelo dietro, capirai. Senza di lui come avrei fatto a lasciare la gabbia? Gli ho promesso la terza parte del malloppo. Tu lo sai dov'è, vero? Da. Credi che i Barton ci molleranno il gruzzolo ammanettati e disarmati come siamo? C'è tempo per arrivare a Green City. Lì vi toglierò i ferri. E le armi non ce le ridai? Vi darò le pistole. Le scariche, naturalmente. Saranno sufficienti per impressionare i Barton. E se non sarà come tu speri? Peggio per voi. Porterò i vostri cadaveri a Jacksonville e lo sceriffo mi pagherà la ricompensa. Su chi di noi avranno messo la taglia più alta? Non lo so, ma spero di vivere abbastanza per vedere il nostro amico appeso ad una corda. Non ci contare. Vogliamo rimetterci in marcia? Fate il vostro gioco, signori. Croupier, questo sul 17. Non va più! Coraggio, Rocky. Adesso potrai vedere se sono più veloce di te. Legalo. Forse è meglio spegnere il bengala per il momento. Dove sono i soldi? Lasciami. Eravate circondati. Noi che potevamo fare? I Barton fanno sempre quello che fanno i topi quando la nave affonda. Fuggono. Avremmo voluto aiutarvi, ma non c'era via di scampo per voi. C'era, altrimenti non saremmo qui, ti pare? Parla, dov'è il malloppo? Io mi sono tenuto solo $4.000.
Il resto lo ha portato in salvo Fred. E dov'è ora tuo fratello? Non è qui. È partito per Denver in diligenza. Questi non sono 4.000. Già, li ho perduti al gioco. Non hanno fatto un affare. Non gli basteranno per mettere in piedi un nuovo locale. Marcos? Aspettate, vi ho detto tutto quello che sapevo! Scioglietevi! C'è di nuovo la legge. Fuori le armi. Smith, non vorrai ammanettarci, spero. Non ti fidare mai delle stelle. Né di quelle di sceriffo né di quelle che brillano in cielo. Mi hai promesso del denaro in cambio della libertà. Niente denaro, niente libertà. Ma noi non ti inganniamo. Tu l'hai visto che siamo sinceri. Ma se Rocky non aveva il malloppo è colpa nostra, amico. Perciò non ci resta che trovare il fratello Fred. No, Denver è troppo lontana. La gita è terminata, amici. Torniamo a casa. I braccialetti. E al ritorno che spiegazione conti di dare al tuo capo, Smithy? Non ti sarà facile trovarne una. Non hai immaginazione. Mi ero distratto, tu d'improvviso mi hai preso una pistola e mi hai obbligato a seguirti. Maria Anderson, avete nulla da dire prima che pronunci la sentenza? No. La Corte, considerato che lo scomparso Joe Anderson ha lasciato insoluto un debito di $4.700 ai qui presenti Brian Lester e Tom Selwyn, sceriffo della contea, dichiara che questi hanno il diritto di essere risarciti del credito menzionato e... Signorina Anderson, ascoltate la sentenza. La conosco già. E che il salon di Maria Anderson passi in legittima proprietà dei richiedenti. Il caso è chiuso. Chi è? La legge. Andate al diavolo, voi e la legge! Ehi, aprici, se non vuoi che ti sfondiamo la porta! Ma che fate? Siete ammattita? Fuori di qui! Non avete il diritto di entrare in casa mia. Abbiamo cavalcato tutto il giorno. Chiediamo solo un po' di ospitalità. Non vi darò nulla, non ho il dovere di ospitarvi. Fuori! Signorita, con il suo permesso. Ogni sceriffo in trasferimento ha il diritto di esigere da qualsiasi cittadino alloggio e nutrimento per sé e per il cavallo. Non conoscete la legge? Sì. E conosco anche quelli che pretendono di applicarla. Y non le gusta, verdad? Lei la pensa come noi. Non gli togliete le manette? Già. No, stanno bene come stanno. Le impiccheranno? Con qualche bracciata di buona corda. Vero, ragazzi? Che hanno fatto? Un'operazione bancaria. $100.000 in cambio di 5 morti. $100.000 che potremmo dividere per 3 e che ci aspettano a Denver. Avete sentito? Tentano di corrompermi. Non vi preoccupate.
Lo Stato recupererà quei soldi. E voi sarete appesi per il collo. I prigionieri non si possono servire, bevande alcoliche. E l'unico che può bere qui sono io. Versa. Ehi, Smithy! Ti sembrerà strano, ma non sono arrabbiato con te. No? Diglielo tu, Santana. È vero che non mi arrabbio mai? Me ne sono accorto quando il tuo amico ti ha fregato la ragazza. Vale più un buon amico che una baldracca. Sei d'accordo, Smithy? Io sono per la baldracca. Vuoi dire, per esempio, una come tua sorella? Ehi, Santana! So che sei capace di rubare i denti d'oro a uno mentre dorme. Ma come hai fatto a prendere la chiave? Me l'ha data la ragazza. Simpatia a prima vista. Dovremmo ringraziarla. Ci andrò io solo. Ah, no, amico, no. Tu le conosci le nostre regole. Però prima ci occuperemo della legge. Mi è venuta un'idea, Santana. Perché invece la ragazza non ce la godiamo insieme? 2 carte. Ma quando ti convincerai che i tuoi tris non servono? Per me, una. Un cavallo tranquillo, Smithy? Di un po', ti piacerebbe che fosse di legno, vero? Tris di Jack. No. Full. È strana la tua mala suerte. Dove sta? Che cosa? La carta che hai nascosto. No. La carta! Ma come? Tira fuori la carta! Non c'è, no! Ti farò mangiare tutti il mazzo se la trovo! No! Tira fuori la carta! Ma non so le dico! Tira fuori la carta! No, non ce l'ho! Pensa che non ce l'ho! E come la mettiamo ora? Io non imbroglio. Se vuoi la mucciaccia, te la impresto. Vuoi cominciare tu? No. Sei tu che l'hai vinta. Abbi pazienza e l'avrai, magari un po' usata, ma sai, io mi stufo presto. Attento, finirai con lo spaventare il cavallo.
tanta fortuna che se fossi uno di voi penserei di aver barato. Però... però non mi azzarderei a dirlo. Io passo. Un momento, amico. Le partite migliori sono a 2. Vi è rimasto così poco dinero? Conservato. Posso perdere molto di più, ve lo assicuro. Anche questo locale, se sarà necessario. Il locale è vostro. Lasciala a me, è mia, è mia! Ah, è mia! Premio di consolazione. Grazie. Siete un vero cavaliere. Santana! Santana! Che diavolo vuoi ora? Ne hai ancora per molto con quella? Ah, Allora possiamo riprendere. Tom? Sì, signor Lester. $3.000. D'accordo. E intanto mi sgranchisco le gambe. Tom? Sì? Che me li porti 6. Cerca di essere carina col mio amico. Perché questo saloon sarà mio fra non molto. Non ti credo, Messico. Sei simpatico, però. Mi fa sentire un momento. Sì. Sì. Tu sei un angelo. Un angelo. Allora? Sono pronto, amico. Le regole del gioco sono chiare. Fra caballeros non si deve barare. Naturalmente. Perciò se ti scopro a barare, signor Lester, ti caccio una prugna nella testa. De acuerdo? Sam ti terrà d'occhio per me. Io sono molto distratto. Hai sentito? Devi cacciare una palla nella testa del signore se noti qualcosa di strano nel suo modo di giocare. Cin- 500. 1000. Tutto. Bene. Full dassi. Poker di 9. Hai barato. E se anche fosse? Non ho visto niente. Perché hai bevuto come una spugna. È stata la tua fortuna. Che significa? che sei sbronzo. E che Sam ti avrebbe preceduto se tu avessi tentato di sparare. Di cosa ti mischi? Lui parla per me quando bevo e ho la lingua impastata. Lui sa leggere nella mia cabeza. Avanti, parla, Santana. Digli quello che penso. Al mio amico dà fastidio che tu non lo creda capace di farti un buco in pancia anche se ubriaco. E poi che altro? Beh, pensa che ti credi molto temibile, ma che non vali nemmeno una cicca sputata. Questo pensa. Ah, hai dimenticato una cosa. Cosa? Parlagli di sua madre.
$50 a favore del mio amico. $100 contro. Non sarebbe onesto alla pari. Sentite, Santana? Al fuoco! Ma te ne rendi conto? $100.000. Ce l'avevamo tra le mani. E adesso dobbiamo rischiare la pellaccia per poterli recuperare. E vai, a poche miglia c'è il confine. Attraversalo e dormirai sonni beati. Dormirò meglio dopo che avrò messo le mani su quel farabutto di Fred Barton. Sicuro, se quel mastino dello sceriffo Lawton non ci sarà addosso. Di un po', lo sai quanti sceriffi ti ammazzo io per $100.000? Quanti? Quanti ce ne sono di sceriffi? Ma è Smithy. John, tiralo giù. Assassini. Li acciufferò, dovessi spenderci tutta la vita. Frugalo. Prendi le sue carte personali. Muoviti. Cosa aspetti? Prima o poi ci farà il callo, ragazzo. Passiamo a guado il fiume, raggiungiamo la diligenza a Wall Creek e preleviamo Barton. Speriamo. Sai che ti dico? Darei una parte del gruzzolo pur di avere una donna stanotte. Ci capisco. Non vi muovete! Ora alzatevi e mettetevi contro quella roccia. Avanti. Fermo tu. Guarda chi c'è, la nostra ospite dell'altra notte. Ah, chi non muore si rivede. Siamo tornati da te per ringraziarti. Ma la tua casa stava bruciando. Che cosa è successo? Gli ho dato fuoco. Ah, anche al saloon di Lester? Sì, anche. L'aveva tolto a mio padre, raggirandolo. Ora, con un mucchio di cenere, è più che ripagato. Mi gusta. È una donna veramente in gamba. Mi fa piacere. Ah, sì? Ti fa piacere che cosa? Di essere di vostro gradimento. Non ti capisco, spiegati. È molto semplice. Avrei deciso di venire con voi. E chiediamo alla signora Powell di prepararci un piatto di stufato. Pronti a mettere in tavola, gente! Stiamo arrivando! Siamo affamati! Discende. Eccoci qua. Prego. Grazie. Forza, signora Powell! Siamo stanchi! Sbrigatevi! Oh, no! È terribile. Cambia i cavalli, Bob. Proseguiamo per Denver e informiamo lo sceriffo. E voi non muovetevi da qui.
Ehi, Bob, vieni un po' qua. Chi pensi che possa essere stato? Meglio ripartire subito. Giusto. Rimanete tranquilli e non vi sarà fatto del male. Entrate nella casa. Avete sentito? Dentro. Che intenzioni avete? Tu puoi stare tranquilla. Sei abbastanza racchia e nessuno ti metterà le mani addosso. Va bene per te, Pat. Tu hai lo stomaco forte. Meglio questo. Bravo, amico. Non fartela fregare. Basta. Tutti nella casa. Accomodatevi, prego. Benvenuti, signori. Mi chiamo Richard Kirby. E questi sono i miei figli. Adam, Pat, Frank e Donald. E ora toccano a voi le presentazioni. Mi chiamo Steve Forrest. Occupazione? Questi sono affari miei. Il signore non ha capito la mia domanda. Vuoi spiegargliela tu, figliolo? Potrebbe spezzarvi come un rametto secco, signor Steve. E so che lo desidera. Conosco bene il mio Pat. E voi altri, che fate? Animo! Frugate i bagagli. Frankie. Di che vi occupate, signor Steve? Ripeto che sono affari miei. Pat. Frugalo. Mettete su quel tavolo i gioielli e i portafogli. Tu come ti chiami? Come ti chiami? Non hai sentito? Quella valigia. Il signor Fred Barton, se non sono in errore. Avete visto, figli miei? Le informazioni erano esatte. La divina provvidenza sta sempre dalla nostra parte. Bevi, Donald. Fa passare la bottiglia. Allegria, signori, non voglio vedere facce tristi. Oggi è una grande giornata per i Kirby.
A te. No, Bevi. non voglio, non E sopporto attenta, l'acqua. signora, a nessuno è permesso di fare una scortesia ai Kirby. Sua madre, Pat, era capace di scolarsi una bottiglia di whisky senza prendere fiato. Quella sì che era una gran donna. Ma che hai da ridere? Tua madre non valeva la metà della sua. Altre bottiglie, Frankie. Tante bottiglie. Oggi per noi è una grande festa. Su, bevi. Tu, buono, Pat. Ammiro il tuo coraggio, signor Foster. Però non ci riprovo. È un consiglio saggio. Richard Kirby vi concede l'onore di ubriacarvi con lui. Approfittatene. Alla salute delle signore. Te l'avevo detto che sarebbe tornata. Non ti sei stancata di stare con noi? Domani non vi preparo il caffè se non vi lavate. È un po' acida. Già. Forse avrà bisogno di un uomo. Ora vado a... È mia. Ricorderai che l'ho vinta le carte, no? Adesso l'ammorbidisco io. Provaci. M'ha sparato addosso quella matta incosciente. Non si entra da una signora senza bussare. Smetti di bere, Alla salute, signor Kirby. E adesso, signor Barton? Dì ai tuoi figli di mettere le armi sul tavolo. E se non lo facessi? Ti sgozzerei come un maiale. Fa conto che sia morto. Come uscirai da qui? Fagli mettere le armi sul tavolo. Tu non sai, signor Barton. Sono già condannato a morire. Adelante. Che aspetti a tagliarmi la gola, amico? Solo chi ha qualche cosa da perdere ha paura. Smettila. Sei ancora giovane, signor Barton. Puoi ancora goderti la vita e il vecchio Kirby non è tipo da prendersela per uno scherzo. E allora? Che facciamo, hm? Siete un branco di assassini. L'hai sentito, Pat? Chissà come l'avrà fatto ad accorgersene.
Aspetta. Fammi un po' di posto. Quando saremo a Wall Creek è meglio che ci separiamo. Credevo di piacerti, avevo in mente un progetto. Che genere di progetto? Beh, supponiamo che recuperi quei $100.000. E allora? Potremmo mettere su un saloon insieme. Che ne dici? Tu dimentichi che ce l'ho già un socio. Avanti! Ehi, attenti alle buche! Non c'è dubbio, sono stati qui. Sì, e non da molto tempo. Cosa si fa allora? Si continua. Proviamo a Wall Creek. Ehi! Agua! Non starò via molto. Ah. Dove sta andando? A cercare di rimediare un po' d'arrosto. È già asciutto. No, per favore, no. Non fare come Marcos. Tu sei diverso. Non ti illudere. Parla chiaro invece, perché ti sei unita a noi? Dopo quella sera, che cos'altro potevo fare? Un vero colpo di fulmine, dunque. Per me sì, e tu? Ma non direi. So che mi piaci. Io invece ho sempre sognato un uomo come te, Santana. Beh, hai fortuna. L'hai trovato.
il tuo sogno si realizza. Buono. Che stai facendo lì? Niente. Aspetto papà e i miei fratellini. Povero piccolo, ti sei smarrito. Ehi! Complimenti, amico. A occhio e croce la pollastrella sembra tenera. Smetti di fare il buffone. Che vai cercando? Te l'ho già detto. Aspetto mio padre. Felice di incontrarvi. Siamo rimasti senza provviste. Prego. Accomodatevi. Quel poco che c'è è a vostra disposizione. Grazie. Niente. È stata scaricata, vero? Mi rallegro per la vostra intuizione. Il vostro nome? Potete chiamarmi Santana. Scusateci, signor Santana. Dobbiamo sempre prendere qualche precauzione. Sapeste che brutta gente si incontra da queste parti. Viaggiate soli? Sì. Se viaggiate nel carro, a che cosa vi servono quei 2 cavalli? Così viaggiamo meglio. Nel carro ci dormiamo e ci teniamo le nostre provviste. Spero che non stiate mentendo. Tanto più che sarebbe inutile. I miei figli possono affrontare da soli una dozzina di uomini. Quindi se c'è qualcun altro in giro, ditemi dov'è ed eviterete guai. Avete detto una dozzina d'uomini. Devono essere davvero terribili. Peggio per voi se non ci credete. Se volete una dimostrazione. No, non ce n'è bisogno. Almeno per ora. Abbiamo intenzione di portarvi via carro e cavalli. Se non avete obiezioni. Nessuna. Pa, senti, e quella lì non la portiamo con noi? Una famiglia senza una donna non è una famiglia. Alzate le zappe! Disarmali. Chi sono questi signores? Ah, gente pacifica. Avevano intenzione di prendersi il carro e i cavalli. Volevano portarsi via tutto e lasciarci, come dire, tranquillamente cuocere al sole. Attento, Marcos. Ognuno di loro da solo è capace d'ammazzarne 12. E tu, Viego, quanti ne puoi matare da solo? Tu che sembri un re seduto sul trono. Adam, spara! Ammazzalo! È facile in questo modo. Battiamoci da uomo a uomo. Marcos. Frankie, ammazzalo! Ammazzalo! Anche se deve essere l'ultimo atto della tua vita! L'hai voluto tu, vecchio. Saremo noi a portare via il tuo carro. A te ormai non serve più.
Ma è proprio la diligenza di Denver. No, meglio che tu non entri. Perché no? Santana, guarda qui, è proprio lui, è Fred Barton. Accidenti, ci hanno fregato. Sono stati quel vecchio e i suoi figli. Sono passati di qui, ci giurerei. Un momento. Ma il vecchio non aveva una valigetta? Com'è che ci è sfuggita? Maledizione, io l'avevo notata. Poi ci sono stati gli spari, siamo saliti sul carro e mi è uscita di mente. Che stiamo aspettando? Torniamo laggiù. Calma, muchachos. A terra i catenacci. E anche i cinturoni. Come va, sceriffo? Torniamo ad incontrarci, eh? Non avete avuto molta fortuna con lui. Abbiamo rischiato la pelle per una sporca bottiglia di whisky. Razza di sciacalli! Dove avete messo il malloppo? Dov'è? C'erano $100.000 là dentro! Ho ammazzato sceriffi per molto meno, lo sai? Parla, dove li hai nascosti? Noi non abbiamo nascosto nulla. Parla! Parla, calogna! Per l'ultima volta, dove sono? Te l'ho già detto, non lo so. Quella valigetta l'abbiamo trovata vuota. Ora t'ammazzo! Aspetta, Marco! Aspetto cosa? Dice la verità. Andiamo. Smettila di placcarci, sceriffo. O farai la fine di Smithy, è una promessa. E io mantengo le promesse. Siete stati segnalati ad ogni contea. Non riuscirete a farla franca. In quanto a me, vi darò la caccia fino all'inferno, se sarà necessario. Peggio per te. Non potrai dire che non ti avevo avvertito. A 5 miglia c'è un villaggio. Dobbiamo provarci un'altra volta. No, Santana, non possiamo rischiare. Anche lì ci sarà un altro sceriffo che ci aspetta, come sempre. Meglio che crepare di fame. Ma di chi ti stai preoccupando? Di quella mucciaccia? Ci appenderanno tutti e due con una corda al collo per colpa sua, vedrai. L'unica cosa da fare
È spronare i cavalli e filarcela. In meno di 5 minuti l'avremo persa di vista. E saremo liberi. Con lei non ce la faremo a varcare il confine. Stai sprecando il fiato. Maria resta con noi. E sta bene. Ma è meglio che ci vada io solo a fare provviste. Tutto questo è successo perché ce la siamo portata con noi. Quando fra due uomini ci metti una donna, è sempre la fine di un'amicizia. Scendi, mi serve il carro. Che peccato, Santana. Che peccato. Animo, svegliati, di questo passo si fa notte. Accidenti. Ehi, ti serve altro? No, questo è tutto. Vado a farvi il conto, eh? Sì. Mi spiace di non avere neanche $1 per pagare. Neanche $1? E questa roba? La prendo a credito. Però ti prometto che se un giorno ci incontreremo di nuovo, Marcos non si dimenticherà di te, stanne certo. Bueno? E chi è questo Marcos? Che ti prende, nonnetto? Vuoi giocare a guardie e ladri? O ti credi Buffalo Bill? Paga, mi devi $40. Mettili sul banco e fila via. Come hai fatto a capire che non ti avrei pagato? Perché sei un bandito e tieni il denaro nascosto. Mi dispiace, nonno, mi si spezza il cuore. Sei un uomo empobrecito, però ti giuro che i primi $40 che mi capiteranno fra le mani saranno per te. Sei un bugiardo. Ce li hai i soldi, e molti anche. Magari. Avanti. Io l'ho visto il malloppo. Dammi i miei $40. De acuerdo. Se sei tanto sicuro, perché non ti servi da solo, eh? Lo farò. Avanti. Tommy, sorveglialo. Sì, padrone. Ecco. Su, forza, sali sul carro. Grazie! Ha trovato il malloppo! Che gli sarà successo? Ma forse avrà trovato la maniera di sbronzarsi a credito. Se ha bevuto potrebbe parlare troppo e tradirci. Sì, questo può essere. Quando è sbronzo manderebbe in galera anche sua madre. Certo si fa per dire, sua madre è già in galera.
Avresti dovuto andare tu. Sul serio? E io che invece credevo avessi piacere d'essere rimasta sola con me. È un'occasione che ci è già sfuggita una volta a causa di quel vecchio pazzo e dei suoi figli. Allegri, ragazzi! Babbo Natale arriva carico di regali per voi! Farina! Zucchero! Caffè e fagioli! E un bel pezzo di carne salata! E ora, guardate, Vino! Vino che ho fatto venire espressamente dalle mie proprietà in California! No, lasciami! Ma che fai? Lasciami! Lasciala, Marcos! Perché? T'ho detto di lasciarla. Sta attento, Santana, stai abusando della mia pazienza. La mucciaccia è mia! Te l'ho vinta a carte, ricordi? Perché ti mischi delle cose che non ti riguardano? Nessuno chiede la mia opinione. Bueno, ma sta attento, Santana. Un giorno cesserò di essere tuo amico, te l'avverto. Però per il tuo bene, fai in modo che non sia oggi. È un consiglio questo. Che fai? Ricominci? E lasciami! Lasciala! No, Max! No! Andate all'inferno, bestioni! Non siete che degli animali!
certo, capii che era denaro rubato. E gli puntai il fucile. Però non potevo trattenere uno che il conto l'aveva pagato. Non potevo. Già, capisco. Marcos, tesoro, lo sai che tutte le donne, quando si innamorano, sognano di avere una casa? Beh, la mia deve essere una bella casa da gioco, con grandi specchi lucenti e un enorme lampadario di cristallo sopra il tavolo della roulette. E io che ti credevo innamorata di Santana. Ma mi sei sempre piaciuto tu, fin dal primo momento. E ti piacciono anche questi, è così, eh? Beh, certo. Mi piace il denaro e l'ho sempre avuto. Mio padre era un uomo in gamba, un bravo giocatore professionista. Un brutto giorno si imbatté in Leicester e allora perdemmo tutto. Ma presto farò di nuovo i soldi. Già. E come? Come? Così! Così. Delinquente, canaglia, miserabile farabutto. Per 5 anni è venuto qui ogni volta che ha voluto a fare il suo comodo e poi è sparito e non si è fatto più rivedere. Dopo che gli ho messo al mondo un mucchio di bastardi. Eccoli qui, guardateli. Mire las manzanas son más caras de ese año. Mire, señor. Sí, es verdad. Sì, è verdad. Toma eso. E poi dove è andato? Te lo direi se lo sapessi di preciso, ma so che ha chiesto informazioni sulla strada per Corrientes. Santana, fratello! Ti dispiacerebbe farmi sapere se hai intenzione di ammazzarmi? Che ne diresti di ragionare con calma scolandoci una bottiglia? Avrei potuto piantare una palla in quel tuo testone proprio ora, però non l'ho fatto. Non voglio avere rimorsi di coscienza. Non vuoi discutere, amico? E sta bene. E allora ammazziamoci se è questo che vai cercando.
Sta attento, ora conto fino a 3. E poi potremo riprendere il ballo. Non sarai mica in collera con me, Santana. Sono state solo un paio di botte in testa. Beh, comincio. 1, 2 e 3. Sei un porco! Un imbroglione! Ma hai beccato, compagneros. Sei un pazzo se credi che io ti abbia derubato. Tutto questo, amico, è per lei. No, per il denaro. La tua colomba ci ha fregati, Santana. Come 2 niños. Riesce a mentire anche in punto di morte. Mentire perché? Quella voleva soltanto il dinero. Santana, però com'è facile ingannarti. Maria è venuta via con me quando ha visto che avevo i dollari. Tu ti sei lasciato fregare da una donna. E dov'è ora? Ho saputo che ha comprato un saloon a Corrientes. Che carogna con i soldi che mi ha rubato. Ce la faresti a stare in sella? Sicuro, come no? Mm? Ma non stavi per crepare? Beh, no, però un graffietto me l'hai fatto. Ma scusa, come potevo permetterti di ammazzare un amico? Santana! Buonasera, Come vai, Gioco? abbastanza. Di chi sono questi 20 dollari? 12. Fate il vostro gioco, signore. Il vostro gioco. Azioni. Fate il vostro gioco. Sì, sì, ancora il tempo. Fate il vostro gioco. Azioni. Fate il vostro gioco, signori. Non va più. 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 Questo sul 17. Signore, ma cosa? È pazzesco, Ero sicura che vi avrei rivisti. Che cosa sperate di fare? Buttateli fuori. Ti dà fastidio, eh? Sei un porco schifoso! Col tuo permesso. Maria!
Canaglia! Bastardo! Dovete distruggere il mio locale, smettete! La sai una cosa? Questa donna è pazza di me, mi amo! Marcos, passamela. Non voglio, lascia, non voglio! Non mi riconosci, sono il tuo grande amore. No, non si parla troppo, Santana, trattala bene. Questa è una baldracca che ci costa ben $100.000. Ce la godiamo a metà. Certo, con che credi di avere a che fare? Io sono Marcos, il tuo amico, il tuo fratello. Fermi! Senti, là c'è il catino per lavarvi. Poi lo rimettete sul carro. Cosa? Lavarmi io? No, oggi non mi tocca. D'ora in poi ti laverai la faccia tutti i giorni, altrimenti niente caffè. Stavo pensando che avete fatto un affare a requisirmi. Vi accudisco, vi coccolo. Altro che $100.000. Tu coccoleresti noi? Esatto. Ma se non possiamo nemmeno più respirare. Ah, però, è così che la pensate? Dopo tutto quello che ho fatto per voi, non è piacevole. Muchacha, tu ci sei costato un patrimonio. E inoltre ci stai asfissiando. Sono stato chiaro abbastanza. Abbastanza, ma allora lasciatemi padrona ad andarmene. Puoi farlo quando ti pare. Grazie. Sono pulito, no? È una gran donna, Marcos. Ma ci mette in croce. Meglio rinunciare al capitale. De acuerdo. Fino a 3, eh? 1, 2, 3! Wish her right to the sun. Wish her right to the sun.